Buongiorno a tutti, è con vero piacere che sono qua, che è un appuntamento a cui tengo moltissimo e ringrazio veramente di cuore gli organizzatori per avermi invitato. Quando parliamo di immagini, di gestione delle immagini, il titolo che abbiamo dato a questa relazione parla di gestione intelligente delle immagini per poi parlare dell'intelligenza artificiale. Tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale c'è la differenza delle macchine, ma i principi che si cercano di applicare sono gli stessi. Sono gli stessi e passano, nel nostro caso della gestione pratica, attraverso scegliere gli esami più utili, acquisire delle buone immagini ed elaborarle in modo efficace. Ovviamente l'intelligenza artificiale ci aiuta solo nell'ultimo caso. Il percorso che facciamo parte dall'organizzazione e dalla gestione della cartella clinica. Vorrei parlare dell'attenzione che bisogna mettere all'acquisizione delle immagini, quindi dell'analisi che dobbiamo fare delle immagini intelligente, per poi parlare delle applicazioni di intelligenza artificiale che abbiamo già su molte delle nostre macchine e di quelle che possiamo gestire attraverso remoto, attraverso il cloud. La cartella clinica, io lavoro da molti anni con una cartella clinica digitale, non è importante quale, ma è importantissimo nella pratica perché rappresenta il cuore del progetto, il cuore della gestione del paziente. Dalla cartella clinica, vedete in basso a destra, è correlata agli strumenti, ma soprattutto alla piattaforma degli strumenti. Dalla cartella clinica di ogni computer non si fanno gli esami, si devono guardare gli esami. E in questo modo non solo si elimina la carta, ma si riesce ad agire interattivamente con gli esami. Qua ho messo una diapositiva volutamente complicata. Questo è lo schermo del mio computer nel momento in cui apro contemporaneamente dalla cartella clinica le varie piattaforme degli strumenti che sono collegati. Questo è importante perché si può controllare gli esami, cioè fare una corretta analisi. Topografo, aberrometro, CT, retinografo, campo visivo, biometro sono tutti collegati alla cartella clinica, ma non ci sono modelli cartacei. Si agisce direttamente sull'esame. Partiamo dalla cartella, iniziamo ad acquisire gli esami. Molto spesso non ci occupiamo di controllare l'acquisizione degli esami. Questo è un paziente che doveva essere operato di cataratta, aveva un ICL impiantata nel 1994, dice di aver fatto una PRK l'anno successivo, non si sa se ipermetropica o miopica, ha una topografia di 36,5. Il biometro ottico ha detto procedete pure 36,5. Uno che ha fatto una PRK potrebbe avere un 36,5, anche se è un po' improbabile. La mappa è inverosimile. La mappa è inverosimile, per fortuna avevamo una mappa e non solo il biometro. Che cosa fa in questi casi? Dici, bene, riconvochiamo il paziente e rivediamo che cos'ha. Riconvochiamo il paziente, viene la stessa mappa. L'ortotista ripete l'esame e l'esame è uguale. Che facciamo? Consultiamo gli amici ti dicono, no, guarda, quella mappa è impossibile. Proviamo a ricalcolare la scala. Ricalcoli la scala e se voi guardate c'è una bella immagine a sinistra che sembra quella di un aiol. Abbiamo fatto la mappa sull'aiol. Prendo la foto del paziente, la proietto così per gioco, l'ho fatto per questo congresso, e corrisponde esattamente all'aiol. Abbiamo fatto una mappa sul piano anteriore dell'aiol. Il biometro aveva fatto la stessa cosa, rifacciamo la mappa stando attenti, il K diventa 42, operiamo il paziente pur tra le 1000 incertezze, troviamo una refrazione accettabile. Quando parliamo di acquisizione, vi faccio qualche esempio pratico di tutti i giorni. Per esempio, abbiamo un bambino, in questo caso di 3 anni, come facciamo a guardargli il fondo? È difficilissimo. Facciamo quello che possiamo. Diciamo, bene, il bambino collabora, gli abbiamo dilatato la pupilla, io vedo quello che posso. Sono in pace con la mia coscienza. Se abbiamo la tecnologia, fare l'esame del fondo ad un bambino diventa semplicissimo. E questo è l'esame di un bambino di 3 anni, che fa molto più volentieri un selfie con un Daytona che non essere torturato con una luce. Parliamo di acquisizione intelligente, parliamo della cornea. Purtroppo non ho la fortuna di avere grandi mezzi sofisticati per impiantare ioltoriche, ci siamo inventati di marcare gli angoli goniometrici direttamente sulla foto.
prendiamo 2 foto con 2 ingrandimenti, controlliamo che l'allineamento sia corretto su entrambe le foto, dopodiché andiamo in sala preparatoria senza neanche marcare. Anello di Mendez e via. Questo è il risultato buono, vedete che gli assi sono gli stessi, c'è uno scostamento di 1 grado tra la foto a bassa ingrandimento e quella ad alto ingrandimento, sappiamo che i punti di repere sono giusti. Sempre sull'acquisizione, facciamo un follow up. Vediamo un bel follow up dell'RFNL, sembra tutto a posto, c'è un dato fuori misura. Perché fuori misura? Perché la macchina non funziona, perché bisogna fare i campi visivi e non serve a niente l'OCT, questa è la dimostrazione? No. Il problema è che l'OCT, se non andiamo a vedere l'immagine che è stata fatta in un esame, non può processare bene una cattiva immagine e quindi mi dà un errore. Altro esempio. Facciamo un OCT follow up anche in questo caso, vediamo che al secondo controllo è addirittura aumentato di 8 micron, non può essere migliorato, l'OCT non funziona, tanti direbbero ecco perché facciamo il campo visivo, non è vero, dobbiamo ricordarci che l'occhio umano è più pigro di quello di una macchina, ma molte volte è più bravo del software. Andiamo a vedere che cosa succede. Eccolo qua, vediamo che l'OCT non è riuscito nei quadrati rossi, vedete che l'identificazione dei layer non è andata a buon fine. Cosa va fatto in questi casi? Bisogna correggere i layer, vedete sopra l'immagine identificata dall'OCT, vedete sotto l'immagine corretta facendo il layer. Tutto questo, non so quanti di voi lo facciano, ma non impiega più di 60 secondi. Ecco qua il dato corretto, sopra vedete un follow up impossibile con un miglioramento di 8 micron su 33, sotto la differenza è diventata 0. Le cose se si usano bene funzionano. Sempre parliamo di follow up, di uso intelligente delle immagini e soprattutto di un'acquisizione intelligente. Se dobbiamo fare un follow up del nervo ottico, delle fibre nervose, se lo facciamo con un'unica linea ad elevata definizione troveremo il risultato di qui sopra. Vedete in basso a destra che c'è un'alta significatività statistica del risultato, cioè c'è una regressione, il paziente lentamente sta peggiorando, anche se è ancora nella gamma dei sani. A destra in basso vedete lo stesso follow-up fatto con un DixMap. Col DixMap lo stesso paziente ci dà risultati diversi, ergo diciamo questo follow-up non lo possiamo fare. Non è un limite della tecnologia, è la macchina che non può fare bene quella cosa. Vedete qua? In alto fatto con una singola riga ad alta definizione, l'altro con l'estrapolazione da una mappa, con 64-256 righe. Ovviamente un follow-up come il basso a destra non può essere, diciamo, nello stesso modo efficace. Qui vedete una lampada a fessura con una cataratta corticale posteriore, lo SLO, che è uno strumento deputato a farci vedere la retina, essendo una fonte laser, ci mette in evidenza l'impatto della cataratta sulla retina e vedete come va a impattare più a sinistra che non a destra. Molti mi diranno è la prova del 9 di quello che vediamo alla lampada a fessura, ma è utile. Stessa cosa, vediamo una capsulotomia, il paziente lamenta dei disturbi, abbiamo il dubbio che sia piccola o che non sia centrata, troviamo riscontro che proiettando che quando facciamo lo SLO identifichiamo bene la capsula e vediamo come nella parte inferiore lambisce la macula. Questa capsula va ampliata. Up di una fistola carotido cavernosa. In alto a sinistra vedete l'evoluzione naturale in 4 anni del paziente che i neuroradiologi non hanno voluto operare, è migliorato spontaneamente. Adesso guardate in basso a destra, le 2 immagini sembrano uguali del fondo dell'occhio. Adesso le sovrapponiamo usando bene la tecnologia e andiamo a vedere come l'andamento dei vasi diventa più rettilineo. Vedete il confronto tra prima e dopo e vedete che tutti i vasi in qualsiasi zona diventano più rettilinei e questo ci conferma, al di là del dato palese alla lampada a fessura, che la fistola diciamo così, sia spontaneamente migliorata. Multimodalità intelligente,
Qua è un caso, credo, di una coriretinopatia emorragica periferica e sudativa, paziente che doveva essere banalmente operato di cataratta, gli facciamo uno slow preoperatorio e scopriamo questa cosa. La tecnologia ci aiuta perché nel follow-up riusciamo ad andare a vedere come la risoluzione poi è spontanea nell'arco di 24 mesi. Passiamo adesso rapidamente ad un'analisi intelligente delle immagini. Una cosa banale, la progressione miopica di un ragazzo, vedete qui dal 2004 al 2021, oggi si parla molto di progressione miopica, dalla tabella la vediamo, ma se usiamo dei software possiamo proiettarlo su quello che ci saremmo aspettati e soprattutto possiamo verificare l'efficacia se abbiamo instaurato un trattamento di progressione miopica. Altro esempio di usare bene il software per analizzare le immagini è poter comparare due immagini contemporaneamente guardando sempre sullo stesso punto. Quindi è importante non fidarsi della carta, non stampare le foto e consultare i manuali, fare network con chi utilizza le macchine per poterle utilizzare al massimo delle loro potenzialità. Vedete qui la differenza tra piccole emorragiole di un controllo precedente e un controllo successivo. Guardate questa foto, ci sono 13 mappe di un paziente affetto da maculopatia. Migliora, peggiora. Questa è una signora che ogni volta che gli dicevo facciamo un'iniezione diceva no dottore aspetti, vengo ancora una volta e poi migliorava. Ve l'immaginate questo follow-up con 13 fogli di mappe? Ingestibile. Qua si vede molto bene, guardate la parte in alto della parte rossa dove si vede diciamo, l'edema, un aumento di spessore retinico e vedete come da sinistra a destra migliora, peggiora e in un attimo avete valutato il paziente, un attimo qualcosa di più. Utilizzare i follow-up quando si fanno esami, la modalità follow-up è la modalità standard con cui noi lavoriamo. Un paziente entra in studio, se è già stato, l'immagine sarà confrontata qualsiasi con quella precedente. È diventata un'abitudine. Un caso, in questo caso, di risoluzione spontanea di un foro, dove siamo stati tentati di, abbiamo detto, prima di operarlo, mandarlo dal chirurgo vitreoretinico, vediamo un attimo come va, non aveva disturbi, aveva paura a farlo operare, poi alcuni, pochi, migliorano spontaneamente. Qui c'è un caso particolare dove ad un certo punto nel nostro follow-up, su cui noi siamo molto attenti e ci teniamo molto, gli diamo molto peso, le cose non funzionano. Sarà lo strumento, l'operatore, il paziente che non collabora? Andiamo a vedere i singoli esami. Questo, se riceviamo un foglio di carta così, non lo possiamo fare. Non sappiamo niente, pensiamo che la macchina è sbagliata. Andiamo a vedere gli esami e vediamo che questo paziente sono comparse delle trazioni sulla papilla e quindi questo esame per quello era alterato e per quello non lo possiamo tenere in considerazione. Altro esempio di analisi intelligente, paziente con pressione borderline, viene tutti gli anni, gli facciamo il campo visivo, se lavoriamo con le stampe ci troveremo, in questo caso dopo 6 anni, con 6 campi visivi, 6 OCT e vedete che la carta aumenta. Non ho messo anche le cellule ganglionali, altra roba, un paziente che diventa ingestibile, sapete quelli che vengono con un pacco così. Questo è lo stesso paziente in una schermata sola. L'andamento del campo visivo, gli indici perimetrici, l'andamento dell'OCTA, l'andamento dell'RFNL, l'andamento delle cellule ganglionari e persino l'andamento tonometrico. In un attimo riusciamo a comprendere questo paziente. Questo significa analizzare con intelligenza le immagini, gli esami e programmarli anche del paziente. L'intelligenza, io mi sono inventato la definizione intelligenza artificiale on board. Noi dobbiamo renderci conto che molte cose di intelligenza artificiale, senza saperlo, le usiamo già. Questo è un esempio dove l'elaborazione statistica degli indici perimetrici ci dice che alcuni indici statisticamente stanno diminuendo, anche se il paziente è normale, è lo stesso paziente di prima. La stessa cosa, se voi guardate con l'OCT, in basso a destra vediamo l'esistenza di una retta di regressione che anche in un paziente normale è significativa di un iniziale deterioramento. Così ci accorgiamo, prima con l'OCT che non col campo visivo, che qualcosa sta cambiando.
Stessa cosa, stesso paziente sulle cellule ganglionari. Guardate in alto la mappa con la NDB, la deviazione dal database, la variazione dal database standard. Vedete che l'area rossa si incrementa progressivamente e si vede bene come la perdita di cellule sia progressiva. Altro esempio dell'intelligenza artificiale che possiamo utilizzare già tutti i giorni, guardate questo caso minimo, piccolo, perché la difficoltà è gestire i casi quasi normali o leggermente patologici per sapere dove andranno. In questo caso è una membrana banale, piccola. Vedete che se guardiamo la mappa standard, la riga sotto, diciamo così, i dati numerici, non c'è significatività, quadrato a destra. Se guardiamo la prima linea, la thickness, quella che usiamo quasi tutti, questo paziente è stabile. Andate a guardare le due linee superiori, quella della difference e dell'NDB. Vedete che quella membrana sta lentamente aumentando. Passiamo all'intelligenza artificiale su cloud, e cioè quella che adesso va più per la maggiore, ci incuriosisce e ci spaventa di più. I dati in questo caso partono, parliamo per esempio dal retinografo, che è l'applicazione più frequente, passano al computer, vanno su cloud e tornano indietro refertati. A che cosa ci può servire l'intelligenza artificiale oggi? Sostanzialmente ci serve a favorire l'accesso ai percorsi al paziente, quindi è una cosa che sta fuori a monte del nostro studio, del nostro ospedale. Può servire a prioritizzare i pazienti, cioè a dire a questi pazienti do una precedenza, questi diabetici hanno problemi all'occhio, li vedo prima se c'è una lunga lista d'attesa. Può ridurre il carico lavorativo e il rischio di errori nelle attività altamente ripetitive. Se uno deve guardare tantissime retinografie, alla fine è facile che l'attenzione si riduca. E con questo l'oculista si può focalizzare su cose più importanti. L'intelligenza artificiale oggi funziona prevalentemente nel nostro campo sulle retinografie, ma si stanno aprendo altri campi. Si stanno aprendo altri campi come sulla segmentazione del nervo ottico, eccetera. Lo stato dell'arte oggi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla oftalmologia. Ci sono al momento 5 software, 5 algoritmi che sono approvati CE, solo 2 sono approvati FDA. Tutti quanti si occupano esclusivamente di retinopatia diabetica, maculopatia e qualcuno del glaucoma. Uno solo, l'ultimo in basso, azienda cinese, ha cominciato a fare uno screening multipatologico, cioè di 13 patologie. Questo è un esempio pratico di un paziente con una piccola membrana epiretinica, e questo è il referto che viene mandato 15 secondi dopo, più o meno a seconda dell'efficienza della rete, sul computer, sul tablet, nel nostro studio. L'intelligenza artificiale ci dice con una probabilità 9 su 10, un punteggio 9 su 10, qui c'è una membrana. Poi ci dice anche 1 su 10 potrebbe essere un foro. Vi faccio qualche esempio rapido. Questo caso, pensate a tutti quanti che cos'è, fate gli esaminatori che dovete capire solo dalla foto che cos'è, la mandiamo all'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale ci rimanda la risposta. Ci manda la risposta, questo è il modello vecchio a sinistra, il modello nuovo, e ci dice questa persona 9 su 10 e 5 su 10 sull'altro occhio ha una retinite pigmentosa, è giusto. Io avrei avuto difficoltà. Con questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale, l'algoritmo è più bravo di noi, vuol dire che ci può aiutare. Questo è un caso di cui abbiamo visto già molti esami prima, che era quel caso che aveva una pressione borderline e un iniziale deficit non nel campo visivo ma solo all'OCT. Gli mandiamo questa foto e ci dice che l'occhio destro, che non è quello che avete visto prima, perché è sano, ha una probabilità su 10 di avere il glaucoma, di avere un sospetto di glaucoma. L'altro, su cui cominciava a esserci qualche piccolo segno, ci dà 7 su 10. Io vi ho fatto vedere solo i casi positivi, ci sono anche le topiche, per cui tenetelo presente. Altro ragionamento, il disaccordo tra gli osservatori. Questo è un caso che onestamente io non ci vedo nessuna retinopatia diabetica. Questo è stato fatto uno studio sottoponendo queste immagini a 2 oculisti all'intelligenza artificiale. In questo caso i 2 oculisti erano in disaccordo, l'intelligenza artificiale
si è schierata per una retinopatia diabetica iniziale. Anche tra di noi spesso non siamo in accordo. La cosa che voglio segnalarvi è che è normale che sui casi di patologia minima noi siamo in difficoltà e anche gli algoritmi sono in difficoltà. È troppo facile riconoscere casi facili. La cosa importante, parlando di intelligenza artificiale, è che tutti gli algoritmi sono basati su grandi moli di dati, sono i cosiddetti real world data, però tanto è più semplice classificare un'immagine quando è di alta qualità e con chiari segni di patologia, diventa per tutti molto meno quando è di bassa qualità e con minimi segni di patologia. Grazie. Grazie.